Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. If that's all, I think I'll get back to my slow death by boredom. What did you think of Zachary? Creepy as hell. No ambition. Imagine deciding to live in a museum. You know, Father says Zachary and Alexia used to be two of a kind. He had a great future ahead of him, then suddenly, he just gave up everything. What an idiot. Thank God Daddy chose looks and brains over pedigree when he married Mummy. I don't have to worry about the inbreeding so customary in these circles. So, is that it? Did you see anything suspicious last night? No. I reckon Zachary topped himself. I know I would have. Or perhaps Mr. Fernsby. I don't like him. He could have done it. Ciao ragazzi, ben trovati da Jumpy. Riprendiamo questa seconda parte della seconda missione, nella quale dobbiamo interrogare tutti i vari sospettati dell'omicidio di Zachary. Abbiamo appena intervistato Patrick. Just remembered I went for a stroll behind the greenhouse last night. Maybe that's where it is. What is? My lost button. The one you couldn't find at the graveyard. Wouldn't it be a good idea for you to go and look for it? Now? A good idea. Yes. Ecco, stavo appunto dicendo, prima che Patrick mi interrompesse, che quel giovincello lì spavaldello non è altro che il figlio di Gregory e di Emma. Gregory a sua volta è il figlio di Carlisle che appunto dobbiamo assassinare. Vabbè, ci avete capito un cazzo, ok? Però più o meno il concetto è questo: dobbiamo interrogare un po' tutti i vari sospetti fino a che non troviamo l'assassino di Zachary praticamente. E Zachary è il fratello di Carlisle. Per riassumere un po', sperando di non aver fatto più casino di prima, ma man mano che avanziamo nel gioco le idee si schiariranno. Ok, andiamo a cercarci il nostro secondo possibile colpevole, sperando insomma di avere anche abbastanza fortuna con le indagini. Ecco, parlavi di Gregory ed eccolo qua. Gregory Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Is that all? Not very thorough, are you? Scusi, ma come si permette? Mostri un po' di rispetto invece. Pagliaccio. Tell me about Zachary. Zach? Huh. Such a sad old sod. A bit heavy on the bottle, but who could blame him? Only company he had was his rare plants and mother, who travels more than she stays here. Honestly, I can't say which is the bigger bore. He's better off dead. Anything else you want to pry from my intricate intellect? È meglio che sia morto? Affermazione molto sospetta. Anything else you'd like to tell me? Nothing really. I'm just enjoying the show. Our perfect mother obviously fucked up, didn't she? Faking her own death. You know, she's explained nothing to us. I think she's scared to own up to her own mistake. Dunque, sinceramente, dei due interrogati, tre con lui appunto, Gregory mi sembra il peggiore finora. Poi le apparenze ingannano, si sa, però per il momento è il principale sospettato. Emma Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that.
I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Is that all? Direi di no, troppo poco finora. How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Anything else you want to know? Have you noticed anything else out of the ordinary? Nothing special comes to mind. Except, perhaps, I did get a feeling that Zachary was depressed, not just sad. I suppose he realized that he had no one with Alexa gone. Even Alexa must feel the pangs of guilt over that one, letting him believe she was dead. Then again, guilt isn't her strong suit. Dunque, adesso ci manca Rebecca ed Edward. Finora non me la sento di dare la colpa di uno dei possibili. Ci mancano ancora 2 persone. Sì, Gregory potrebbe essere quello leggermente più sospettabile, però non lo so. È ancora presto per trarre una conclusione, ovviamente. Oh, I could listen all day. He pours emotion into that instrument. You and me Ma sta both. parlando da solo o che? Come è occupato? Oh, alza il culo. Sono un investigatore. Non è che ho tempo di stare qua ad aspettarti. Professor Edward Carlyle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'll never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting, and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? Can you tell me about Zachary's behavior last night? I certainly didn't expect him to commit suicide. Sure, he was upset by Mother's supposed death. We were. But he seemed more engaged than usual. You should ask Rebecca. They had a long talk. Did you know that he hadn't left Thornbridge Manor in nearly 50 years? His plants, Mother, and the staff, all the company he had. If that's all, I have a speech to... Did you notice anything else out of the ordinary? You mean apart from the fact that we came here to bury our mother and she shows up alive and kicking? Zachary found dead in his bed this morning? Or perhaps that the planned funeral is still taking place and I have to do the eulogy? And Mother will surely have a strong opinion on it afterwards. I can't breathe. Excuse me. Scusate, vado a prendere una boccata d'aria perché sinceramente non ce la faccio più. Testa che scoppia a sentire tutti questi discorsi. Mi viene anche fame a guardare lì varie cose, vari cibi. No, la cucina. Fame. Ma scusi lei, uno spuntino per l'investigatore non è compreso, no? Cosa ho visto lì? E qua la faccenda potrebbe farsi molto interessante. Luogo da tenere assolutamente segnato sulla mappa, nel caso le cose dovessero, diciamo così, prendere una certa piega. Per ravvivare un po' la serata, più che altro. Rebecca Carlyle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I. I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, let's see. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 9:15. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange.
You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else you want to ask me? Ma chi ci crede che sei stata 3 ore al computer, al lavoro? Ma dai. Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have... Anything else you feel like mentioning? I may be wrong, but I saw Mr. Fernsby, the butler, leave Zachary's room early this afternoon. And he seemed a bit startled when he saw me in the hallway. It's probably nothing. Oh, and one more thing. Please be kind to Edward. He can only take so much. Is there anything else you want to ask me? E il maggiordomo fa il furbetto. Bravo Ambrogio, vai a frugare nelle camere degli altri. Bravo, bravo Ambrogio, bravo. Quindi ora praticamente, per avere un quadro ancora più completo della situazione, non ci resta altro che fare l'ambrogio della situazione. Quindi dobbiamo andare nelle varie camere dei vari sospettati ad indagare con la speranza di trovare qualche indizio interessante ed utile. T'ho beccato, Ambrogio, che vai a sgraffignare gli oggettini, in cerca di qualche spicciolo per arrotondare lo stipendio nelle camere degli altri. Furbetto. How are you? Non vengo certo a dirlo a te. Vergogna! Lavorare invece di perdere tempo qua. That door leads to Emma and Gregory's room. Ma area scoperta cosa? Che non posso neanche entrare. Mi toccherà fare parkour come al solito. Usciamo dalla nostra finestrella di servizio. Sì, ormai è praticamente una cosa scontata. Allora, vabbè. Volevo fare un'altra roba, ma vabbè, ho scelto quella strada lì. Lasciamo stare. Vabbè. Devo attraversare la finestra semplicemente, invece si vede che preferivo allenare le braccia. Piano, perché qua se scivoliamo facciamo una frittata, ma di quelle. Allora cerchiamo indizi. Now this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. Ah, però. E qui il mistero si infittisce non di poco, perché se Emma è la figlia illegittima, qualcosa ci viene da pensare. O meglio, ci sto capendo poco anch'io sinceramente, però insomma bisogna un attimino mettere insieme i pezzi del puzzle e dopo in teoria tutto ritorna. Le solite guardie nulla facenti che passeggiano tranquille. Bella vita però, Hey you! Where do you think scusa, you're sono going? l'investigatore, non mi fai Definitely neanche not through passare. here. Vaffanculo. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Scusi, ma se volessi solo chiederle cosa c'è per cena non posso, Vabbè, andrò fuori a mangiare una pizza allora. You want to check on the undertaker in charge at the funeral? I got word he's upset with Madame Carlyle. Everything's in order? A proposito di Becchino, mi è venuta un'idea per rallegrare leggermente la serata. Ma no di lì, dall'altra parte non vedete i tasti.
Ma allora mi prendi per il culo? Ti ho detto dall'altra parte. Oh, porca la maiala. Siccome mi sono rotto di girare come un cretino per sta casa, allora cerchiamo un attimino di metterci un attimo all'opera in ciò che più meglio ci riesce. E notate bene che ho detto più meglio. No, perché qua, signore, veramente mi stavo fracassando le palle, detto francamente, quindi ecco, ci voleva un po' di azione, per così dire. E tu, caro concorrente pelatone, non mi freghi il primato di miglior pelato in circolazione. E niente raga, prima vi accennavo che mi era venuta un'idea per allegrare un pochettino questa serata un po' morta, ecco, per stare in tema. E siccome appunto l'investigatore non mi riesce proprio bene, soprattutto per la mia scarsa pazienza in questi casi, allora ho deciso di cambiare un attimino, come dire, strategia di percorso. Vado a visitare una zona di mappa che non ho ancora visto finora, legata al funerale fittizio appunto di Carlisle. Però andare a vedere se c'è qualcosa di interessante. Madam Carlyle wants to inspect the arrangements for the staged funeral tomorrow. What's the delay? It's the birds. They're making a racket, dropping everywhere. The undertaker wants to run before he sees Madam Carlyle. Right, today. Credo che qui ci sono molte più possibilità di avvicinarsi a Carlisle appunto. Madam Carlyle is still going ahead with her staged funeral tomorrow, and she wants to inspect the arrangements. How about it, 47? You feel up to giving her the grand tour of her final... E qui credo che effettivamente 47 possa trovare molto più spazio, molte più libertà di azione, ecco, per così dire. Allora, praticamente dobbiamo cercare di cacciare via quegli uccellacci in modo che lei, insomma, la nostra vecchia, il nostro obiettivo venga... Problemi hai? Hey, who is throwing stuff around here? Come on! Ti sto dando una mano? Ah, sta gente è riconoscente veramente. Ma siccome mi hai rotto, prima sistemo il tuo amico, anzi i tuoi amici. E dopo vengo a prendere te. Allora, siccome ho capito che con le buone non si ottiene mai nulla, andiamo per le vie tradizionali e sicuramente più efficaci. No, ma prego, venga pure qua da questa parte. JHQ, this is Yankee Zulu 6. I got... Potresti tornarmi utile. Vediamolo. Allora, adesso... Ah, manca ancora un nido. Come on, can someone help me? What's happening?
rubbo a dire, lo prendo subito. Ah, ecco a cosa serve. Nel frattempo è tornato il nostro amico. Io direi di eliminare anche i testimoni, ovviamente. E ora la musica cambia decisamente. Andiamo ad informare chi di dovere che è tutto pronto e attendiamo la nostra vittima. I am ready to show Madame Carlyle the funeral arrangements. You got rid of the birds? Yes. Perfect. I'll let her know. Mr. Parsons is ready to see Madame Carlyle. Do you mind? You're really pissing me off. Can you just leave me alone? Well done, 47. Madame Carlyle is on her way. I wonder how she will like her final resting ground. Mr. Parsons, I don't like to be kept waiting. I trust we can be efficient now I'm here. Non si preoccupi, la cerimonia durerà molto poco. Make an emotional spectacle of it. I hope you haven't planned for one of those. That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the file on Arthur Edwards. E finalmente la vecchia megera se n'è andata. Ora praticamente, ragazzi, non c'è star altro che trovare il fascicolo che contiene tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno praticamente. It's a hell of a uniform you got there, guy. Ah, adesso non mi dici niente, brutto stronzo, Ah, che sono sempre il pelato di prima comunque. Who is there? No, scusa, ma mi stavi un po' antipatico. Ah, finalmente l'ho trovato. Questo è l'ufficio appunto di Carlisle. Qui da qualche parte c'è il famoso fascicolo che cerchiamo. Non penso sia nascosto dentro un cassetto, almeno. Là c'è qualcosa di sospetto sul bracciolo, vediamo. Peculiar icons above the safe. I wonder if there might be some sort of a code. Maybe have a look around the office, 47. Ah, e qua la cosa si fa più complicata del previsto. Dunque dobbiamo trovare un orologio, un telescopio, un falò e una testa di alce. Che vecchio orologio! Ah, ecco il telescopio, un finto falò, una vera testa d'alce. E qui gente, per 47, queste sono bazzeccole. Mission complete. Well done, 47. Raga, ce l'abbiamo fatta. Questa missione è stata veramente un parto, tra indagini, mezze riuscite, eccetera, eccetera, ma alla fine in qualche modo il grande, l'egregio agente 47
è riuscito come al solito a spuntare tutti gli obiettivi. Io direi quindi di salutarci qui, vi aspetto ovviamente per il prossimo episodio. Qui da Giampi è tutto, alla prossima, passo chiudo. 47, they're everywhere. Go, get out! It's the Constantine! Shit! Don't respond, just listen. Diana can't help you now. You need to find Olivia. She will know what to do. I wish there had been more time. And then there were none. Thank you, Miss Burnwood. Now, it's my turn. Stay down. Boss wants you alive. Yeah? How about now? Over here! Cover me! Walk away! Or what? You gonna take us all on? Don't. Tell the Constant to start running! You think you've won? 47 is out there. And 47 never misses his mark. Neither do you, Miss Burnwood. That's what makes you valuable. You're delusional. You think I would betray 47? Trust me, you owe him nothing. What is this? I told you we could help each other, and I meant it. I look forward to your call. Gray is gone. Go to Berlin and stay out of sight. We're all that's left now.